Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli per quanto riguarda Di Lorenzo e Raspadori. Ottime le prestazioni di ieri nella partita giocata dall'Italia contro l'Israele. L'infortunio, ma di infortunio non dobbiamo ancora parlare per Lobotka, perché comunque è uscito all'83esimo nella partita giocata dalla Slovacchia contro l'Azerbaigian, e c'è un rinforzo o un possibile rinforzo a sinistra, terzino sinistro, e può fare anche l'esterno a centrocampo. Ben Chilwell del Chelsea, esubero che non trova spazio. Parliamo anche di questo, andiamo a vedere chi è questo calciatore e cosa potrebbe apportare in più al Napoli di Conte. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. E partiamo proprio da questo Ben Chilwell e poi passiamo all'infortunio di Lobo e la situazione di Lorenzo e Raspadori. Allora, calciatore in forza al Chelsea, nazionale inglese, nazionalità inglese, scusatemi, 1,80 m, è un bel pezzo di giovane da mettere su quella fascia sinistra. 27 anni, valore di mercato 22 milioni, contratto fino al 2027. A quanto ho letto può fare il terzino e l'esterno di centrocampo in un'eventuale linea a 5, a tutta fascia, dagli highlights e dalle situazioni che si possono vedere e trovare online. Si può percepire che è un calciatore tatticamente molto ma molto intelligente, con degli ottimi piedi e poi tanto fiato per coprire tutta la fascia, anche per i dettami poi di Conte e per come sfrutta gli esterni. Detto questo, il Napoli forse ha capito che ci si può rinforzare, ecco, su quella fascia sinistra, mettiamola così. Serve comunque un terzino con ottimi piedi per quanto riguarda il proporsi in avanti. Olivera, diciamo che lascia qualche dubbio da questo punto di vista, anche se a livello fisico e di corsa comunque ti rende tutta la partita, però poi ci sono delle scelte di passaggio che quando ti riversi in avanti, nel caso la sbagli, poi vai a diciamo vai ad intaccare tutta l'azione offensiva e non va bene. Il Napoli forse vorrebbe, diciamo, aumentare il livello tecnico su quella fascia sinistra. Ben venga Ben Chilwell. A me non dispiace come calciatore, vi consiglio di andarvi a vedere qualche video e, diciamo, farvi un'idea di che tipo di giocatore è. Passiamo all'Obotka e l'infortunio. Di infortunio secondo me non si deve ancora parlare, perché secondo l'emittente slovacca STVR, il regista del Napoli si è infortunato al muscolo della coscia. Non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà restare fermo. A Napoli non saranno entusiasti. Lui è uno dei giocatori più importanti per il Napoli. Possiamo solo sperare che guarisca subito. Sarebbe una perdita significativa. Potrebbe saltare, nel caso l'infortunio comunque è lieve, potrebbe saltare l'Empoli e forse la partita dopo. Speriamo di riavere comunque Lobo nel caso l'infortunio poi, diciamo, sia lieve, ma si potrebbe portare avanti nelle prossime settimane. Speriamo di riaverlo disponibile quando inizia poi quel filotto di partite tra virgolette importanti. Non sto qui a fasciarmi la testa, perché abbiamo un eccellente sostituto in Gilmour, assolutamente al top della condizione. Voleva, e Conte non sapeva come farlo giocare, perché poi sostituire Lobotka o sedere Lobotka quando è in condizione e non, diciamo, non è infortunato è difficile. È arrivato il momento, la Scozia gioca oggi contro il Portogallo, quindi con calma. Gilmour, hai sentito che Lobotka sta poco bene. Partita, diciamo, fai la partita che devi fare, ma senza strafare, perché altrimenti dobbiamo diciamo schierare il mister al centro del centrocampo, come in cabina di regia, ecco, mettiamola così. La Scozia gioca stasera contro il Portogallo e quindi aspetteremo poi i due scozzesi per tirare le somme per i nostri in nazionale. Anch'issa, altra partita contro il Kenya, 1-0, vince il Camerun
Non è stata però la stessa partita della volta scorsa, dove il Camerun ha vinto per 4-1 ed Anghissà ha fatto un partitone, contenimento a quanto si legge per il calciatore del Napoli, però partita più che sufficiente. Detto questo, Di Lorenzo e Raspadori, i quotidiani le sparano a go-go, tutti 7 sopra il 7 i voti per tutti e due. La partita di Di Lorenzo ci sta anche, su quella di Raspadori posso un attimo argomentare un tantino. Di Lorenzo doppietta, ovviamente il secondo gol arriva da una punizione bella tagliata di Raspadori, di testa di Lorenzo la butta dentro. Il secondo gol del capitano è una proiezione offensiva, servito come si deve, se non vado errato da Udoggi, la butta dentro. Non voglio sbagliare un attimo chi ha fatto l'assist, ma mi sembra che sia stato Udoggi nella proiezione offensiva del capitano. I due esterni di difesa di Lorenzo e l'altro a sinistra, con questo sistema di gioco di Spalletti, si spingono molto in avanti, anche se quando Di Lorenzo gioca a 4 non è che cambia molto la zuppa. Diciamo in proiezione offensiva quasi sempre, tanto fiato, ha fatto un'ottima partita. Sul match di Raspadori ha fatto da collante tra centrocampo e la punta, forse nel modulo che più gli si addice, questo 3-5-1-1, solo dietro la punta, diciamo a far da molla tra il centrocampo e l'attacco, ricevendo un sacco di palloni, smistando un bel po' di palloni, cercando poi con ognuno o due di creare quella superiorità numerica, visto che il centrocampo a 5 presenta comunque molti calciatori a ridosso di Raspa, quindi hai la soluzione a portata di mano per quanto riguarda la linea di passaggio. Raspadori è uno che comunque il piedino non è che è da buttare. Poi se lo fai giocare semplice, con accompagnato, ecco, da altri compagni che dettano passaggi e riescono a ricevere poi, che sia un lancio lungo o un passaggio corto, ecco che eh, Raspadori trova anche il suo perché. E infatti dopo la prestazione di ieri di Raspadori, stamattina esce la notizia: Raspadori lo vuole la Juventus, Giuntoli lo vuole la Juve, eccetera, eccetera, eccetera. Per quello che l'abbiamo pagato, meno di 30 milioni non se ne fa niente, quindi non credo che vada a Prodi in quel di Torino, anche perché la Juve non vuole investire 30 milioni per un solo calciatore, visto il mercato che ha fatto quest'estate. Però dobbiamo vedere poi cosa farne a Napoli, per il semplice fatto che Quara, Ngong, Neres, Politano, Lukaku, Simeone ancora a Napoli, rischi di non trovare spazio nella maniera più assoluta. Veramente rischia Raspadori di giocare 2, 3, 4 partite fino a fine anno, e quindi bisogna poi vedere cosa si vuole fare. Nel caso parta Simeone, a quanto si legge, a lui il Torino, Cairo 10 milioni, il Napoli ne chiede 15, eccetera, eccetera, allora parte, parte Simeone, te lo tieni a Napoli comunque, perché ti serve un altro calciatore per quanto riguarda il reparto offensivo, anche se avrebbe poi dovrebbe andare a prendere il posto di Simeone nel dover sostituire Lukaku, ma da numero 9 abbiamo visto che non è proprio cosa, quindi credo che il Napoli comunque nel caso piazza Simeone, prende comunque la punta in entrata, anche perché Conte è un allenatore navigato e lo sa benissimo che Raspadori il numero 9 non lo può fare. Al di là che si possa dire in un determinato sistema di gioco come falso 9 potrebbe anche rendere, con diciamo compagni che lo assistono come si deve, può anche darsi. Io sono molto ma molto scettico, però vedremo poi padre tempo cosa ci dirà per quanto riguarda Raspadori. È un Napoli che ha capito dove intervenire sul mercato di gennaio per i nomi che stanno uscendo fuori. Vedremo poi se si affonderà qualche colpo, perché il mercato di gennaio presenta sempre le solite insidie, è un mercato di riparazione e la parola stessa già, non voglio dire incute terrore, ma mette un attimo sulle spine, e quindi vedremo poi
Padre Tempo cosa ci dirà per quanto riguarda la situazione del mercato. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, l'ho già detto all'inizio video, lo ribadisco alla fine per chi è arrivato poi a conclusione di questo contenuto. Sempre Forza Napoli, ciao!